Ciao, questo video è pensato per chi vuole imparare a ballare il tango argentino. Oggi ti spiegherò come si scarica il peso del corpo a terra, che è una cosa fondamentale per l'equilibrio, per la comunicazione tra i ballerini della coppia e anche per realizzare una buona camminata. E forse avrai già sentito dire che il tango è una camminata sulla musica. A dopo! I concetti che esporrò in questo video sono davvero semplici, così come sono super semplici i movimenti che ti propongo. Quello però che è davvero importante è che tu resti consapevole di cosa accade nel tuo corpo quando fai questi movimenti, ok? Nella vita quotidiana utilizziamo il nostro corpo secondo un principio di economicità del movimento, che significa ridurre al minimo lo sforzo che facciamo. Ed effettivamente il nostro corpo fa meno fatica quando nella sua totalità va in un'unica direzione. Ad esempio, se sono in piedi da tanto tempo e mi sento stanca, cosa farò? Mi riposerò così. Tutto il mio corpo va in un'unica direzione, verso il basso. E se incontro un amico che è molto più alto di me e voglio abbracciarlo, come farò? Così. Tutto il mio corpo va in un'unica direzione, verso l'alto. Ma nel tango, come in altre discipline artistiche, non è così. La parte superiore del corpo, il busto, va verso l'alto e la parte inferiore del corpo, bacino, gambe e piedi, va verso il basso. La difficoltà sta nel combinare insieme i movimenti delle due parti. I movimenti che ti propongo adesso riguardano sia i ballerini che le ballerine, cioè sia chi all'interno della coppia di ballo assume la funzione di guida e sia chi segue. Mettiti in piedi, con i piedi vicini e il peso del corpo distribuito su entrambi in modo uguale. Rivolgi la tua attenzione alle articolazioni, in particolare alle ginocchia e al bacino. Le ginocchia sono alla stessa altezza, morbide e rilassate. La prova? Puoi imprimere alle ginocchia, se vuoi, un leggero tremolio. Il bacino è orizzontale, vedi? È allineato. Prova adesso a percepire il peso del tuo corpo sul pavimento, cioè la pressione che i tuoi piedi esercitano sul pavimento. Sentirai che è identica. Trasferisci tutto il peso del tuo corpo su una gamba, ad esempio la sinistra. Le ginocchia sono ancora alla stessa altezza, ma ora il ginocchio della gamba sinistra, quella che sostiene tutto il peso del corpo, è più disteso, un poco più allungato, anche se resta sempre morbido e rilassato. Di nuovo, se vuoi, puoi fare la prova di muoverlo velocemente avanti e indietro. Vedi? È morbido. È molto importante poi che non allunghi il ginocchio fino a giungere all'iperestensione, cioè alla sua distensione massima, perché lo bloccheresti rendendo così il movimento rigido. Invece il ginocchio della gamba destra, da cui avrai tolto completamente il peso del corpo, è un po' piegato e fuoriesce leggermente in avanti. Come conseguenza del movimento delle ginocchia, il bacino non è più in posizione orizzontale, ma obliqua, con la parte sinistra più in alto della parte destra. Ascolta la pressione che i piedi esercitano sul pavimento. Sotto il piede sinistro, che ora sostiene tutto il peso del corpo, dovresti avvertire una pressione sul pavimento maggiore rispetto a prima, quando il peso era distribuito su entrambi i piedi in misura uguale, mentre sotto il piede destro sicuramente non avvertirai alcuna pressione, perché la gamba destra adesso non è più gravata dal peso del corpo. Sposta il peso del corpo sulla gamba destra. Le articolazioni si muoveranno in modo simmetrico. Il ginocchio della gamba destra si distenderà, mentre il ginocchio della gamba sinistra si piegherà leggermente, posizionandosi più avanti rispetto all'altro. Il bacino si collocherà in posizione obliqua, con la parte destra però più in alto di quella sinistra. Aumenterà la pressione sul pavimento esercitata dal piede destro, mentre non ci sarà alcuna pressione sotto il piede sinistro
perché la gamba sinistra è ora libera dal peso del corpo. Prova adesso a spostare il peso del corpo da un piede all'altro, compiendo ogni movimento su un battito del tempo. Un tempo per mettere il peso del corpo sulla gamba sinistra, un tempo per riportarlo su entrambi i piedi e un tempo per metterlo sulla gamba destra. Ti renderai conto che nel passaggio del peso da un piede all'altro c'è un momento in cui il corpo torna a distribuire il peso su entrambi i piedi. Quello è il momento in cui le ginocchia ed il bacino tornano ad allinearsi. Successivamente diminuisci il tempo in cui il peso del tuo corpo grava su entrambi i piedi ed effettua lo spostamento da un piede all'altro utilizzando soltanto 2 battiti. 2 parole sulla parte superiore del corpo. È molto importante che il busto resti rilassato e fermo. È importante tenere aperta questa zona. Nel momento in cui questa parte è aperta, noi togliamo tutto il peso del busto dalle gambe. Saremo dunque molto leggeri. Inoltre, questo ci permetterà di comunicare meglio col nostro partner di ballo. Quindi non dobbiamo chiuderci così, ma dobbiamo cercare, quando balliamo, di tenere questa parte distesa. Mettiamo una mano sul diaframma e respiriamo. Vediamo ora quello che non dobbiamo fare quando balliamo. Inspiro. Il muscolo del diaframma scende, facendo riempire d'aria i polmoni. La cassa toracica si dilata e il busto si raddrizza naturalmente. Espiro. Il muscolo del diaframma sale, facendo fuoriuscire tutta l'aria dai polmoni. La cassa toracica si restringe e il torace si affloscia come un palloncino svuotato. Ecco, quando ballo tango devo cercare di non far sgonfiare il palloncino. Si tratta di utilizzare il diaframma. Nel cambio del peso, quindi, cercherò di mantenere questa situazione di fermezza del busto, evitando anche di fare questo errore, di piegare troppo il fianco abbassando la spalla. Io spero che questo video ti sia utile. Ho cercato di darti qualche indicazione su quello che secondo me è davvero importante per iniziare a ballare. Nel prossimo video ti spiegherò come realizzare una buona camminata sulla musica del tango. Se hai qualche domanda o suggerimento da fare, puoi scrivere all'indirizzo mail indicato nella descrizione del video. E se il video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un like e anche di iscriverti al canale. Ciao e buon tango!